Signore e signori, quando voi camminate verso il ponte dell'Accademia, vi trovate quelle due palazzine là davanti. In mezzo si apre una reggia, una vera e propria reggia. Ca' Pisani, la residenza della famiglia dei Pisani del Banco, cioè il ramo Pisani, che era una delle 4 colonne finanziarie della Repubblica. Vedete sta facciata? C'è qualcosa di strano. Sembra un muro. Altissimo muro senza fine, no? Il cielo gli si attacca sopra come un altro piano. Guardate, è immenso. Però, nonostante sia bellissima, non è proporzionata. Cosa ho scoperto? Una cosa pazzesca. Che se questo palazzo ha questa facciata così strana, non è perché l'architetto era un po' strano o si era fumato il crack, ma molto semplicemente perché non c'è architetto. Questo palazzo l'ha disegnato il suo proprietario, un Alvise Pisani, antenato del Pisani Doge. E quello che il Pisani fece non piacque mica ai veneziani, perché sentite il selvatico cosa disse. Di rimarchevole in Palazzo Pisani c'è solo il coraggio dell'antico proprietario a spendere male tutti questi soldi. Ciò Poretto, i grandi nomi dell'architettura a Venezia, quando lui decide di costruire il palazzo, non c'erano più. Sansovino muore nel 1570, Palladio nel 1580 e lo Scamozzi muore nel 1616, un anno dopo che il buon Alvise decide di attaccare a costruire il suo palazzo. Ah sì, c'era presente già il Longhena, ma all'epoca aveva 16 anni. Così Alvise decide di fare una cosa molto semplice. Siccome a Venezia tutti gli edifici monumentali della città erano già stati costruiti, tutta la piazza per esempio era finita, il ponte di Rialto finito, lui semplicemente cosa fa? Prende tutti questi esempi, li unisce e fa una cosa sua, che arrivava fino al primo piano, là sopra. Poi viene ampliato quando Alvise, il discendente, diventerà doge. Piccolo problema, bello lobbismo, però l'architetto è un ruolo necessario, come è necessario anche il capomastro. Infatti, pochi anni dopo, terremoto e crolla una parte del palazzo. I Pisani sono pieni di soldi e la ricostruiscono senza problemi. Comunque queste cose ve le racconteranno bene le guide del FAI questo weekend, il 23 e il 24 di marzo, quando il palazzo verrà aperto per le giornate di primavera. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora detto. Un palazzo del genere, il palazzo più grande di Venezia dopo il palazzo ducale, più di 200 stanze. Come mai non è un albergo? Come mai non è sede di un'istituzione? Come mai quindi non è un edificio morto? Perché morto è un edificio che non ha dentro più vita, perché qua hanno deciso nel 40 di farci il conservatorio di Venezia. E cosa succede in un conservatorio? Che ogni passo che fai, con le orecchie incontri strumenti nuovi, perché dentro un luogo del genere tu hai la musica che risuona costantemente. Quindi vi facciamo vedere l'unica cosa che non vi abbiamo mai fatto vedere ed è la più bella di tutte. Venite. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.